Madonna che palazzetto. Bentrovati ragazzi, martedì 27 di maggio, oggi video un pelino tosto, però è la verità ragazzi, vi racconterò la verità, quindi partiamo con le cose belle. Questa sera, non so quando pubblicherò questo video, ma comunque la sera del giorno in cui pubblicherò questo video, pubblicherò anche un post nella sezione community del mio canale qua su YouTube per quanto riguarda il sondaggio per la maglietta, in palio per aver raggiunto i 25.000 iscritti sul canale. Ci saranno lì tutte quante le indicazioni. Per il resto ragazzi, come vi ho detto, sarà un video tosto, però io vi racconto tutta quanta la verità al 100%, quindi inizierei con la trasferta di questa domenica contro il Real Madrid. Buongiorno ragazzi, è strano da dire, ma siamo arrivati alla fine. È iniziata ufficialmente l'ultima settimana di questa esperienza, nonché ultima settimana di questo campionato. Oggi è sabato 24 di maggio e sto salendo in macchina e andremo a Madrid a giocare la penultima partita del campionato, la penultima partita della stagione e nonché ultima trasferta. Viaggeremo in pullman, saranno 6 ore di viaggio. C'è un po' di tensione ragazzi, sono onesto, non troppa chiaramente. Dai, non raccontiamoci cavolate. Avere la pressione di dover vincere tutte quante le partite per salvarsi e andare a Madrid a giocare contro il Real è tosta, perché onestamente a Madrid si vince una volta ogni 10 anni. Però il fatto è che l'ultima volta Granada ha vinto 10 anni fa contro il Madrid, quindi contro il Real. Quindi ragazzi, ricordatevi, finché non è matematico niente è impossibile. Andremo lì, ci faremo la nostra partita e vedremo come andrà, anche perché anche vincendo entrambe le partite dobbiamo comunque vedere Girona, quindi tanto vale pensare alle nostre cose e poi si vedrà. Hotel, adesso come al solito 2 orette di dormita e poi si va al palazzetto. Non so se vi ricordate, io ci sono già stato in questo palazzetto, purtroppo però mi sa che non ho il video da farvi vedere perché mi sono dimenticato l'hard disk a Bologna quando sono partito per Granada con tutti i video vecchi e quindi ho questo problema qui. Dormo un po' perché sono un po' stanco, come si può vedere, e poi andiamo ad allenamento. Ero un po' in polemica perché ci hanno detto che non ci alleneremo nel palazzetto, ma mi hanno detto che è ancora più bello del palazzetto in cui giocheremo, quindi sto zitto e riprendo tutto. Non so neanche come chiamarla. 4 palestre, 10 canestri. Pianto veramente incredibile, allucinante, una figata incredibile.
Mi tocca dire che ci avevano veramente ragione, però vabbè, lo sapevo, ne avevo sentito parlare, ma mai mi sarei immaginato di... Cioè, perché poi ovviamente per la pallacanestro è già incredibile, ma quello che c'è per il calcio è fuori di testa veramente, sembra di essere in paradiso. Keith, with this card, you know how much you can do with this card. A veces può salire. Buongiorno ragazzi, 25, dopo una bellissima colazione per andare a shoot around. Tra l'altro mi hanno scritto un botto di italiani che verranno a vedere la partita, quindi sarà molto divertente, tra cui un gruppo di ragazzi in un addio al celibato, che mi manderanno dei video per farvi vedere la loro esperienza nella mia esperienza. Incredibile questa storia. I video invece non sono mai arrivati, noi siamo andati a fare lo shoot around e vabbè dai, l'avevate già visto nell'episodio della Virtus in cui venivamo a giocare, al tempo si chiamava Witzlink Arena credo, adesso Movistar Arena, però questo è il palazzetto, ecco. E adesso ho fatto pranzo e anche la doccia, vi saluto, stacco tutto e vediamo dopo la partita che cosa sarà successo. Sono carico, emozionato anche perché giocare contro il Real Madrid è sempre una grandissima cosa. Vedremo che succederà. A dopo. Qui avrei piacere di sottolinearvi quanto ci sono stati accanto i tifosi di Granada, mi hanno detto bellissime cose nonostante fossimo appena retrocessi e questo è veramente quello di cui parlo in tutti quanti i video, la diversa maniera di vivere lo sport che hanno in Spagna rispetto a noi in Italia e secondo me dovremmo imparare tutti. E quindi eccoci qui al termine di una partita che sicuramente non è andata come avremmo voluto per quanto riguarda me, sia sotto il punto di vista personale che sotto il punto di vista di squadra. È stata una partita difficilissima, non ci potevamo aspettare che il Real Madrid non giocasse al massimo perché è Real comunque, però ragazzi è stata tosta, è stata... Non so come spiegarvi, ma la sto vivendo anche molto diversamente rispetto all'anno scorso, per dire. A parte che è stata, appena c'è stata la palla 2 è entrato Doncic, come avete visto, c'è stato il boato del pubblico, ma poi ci sono state un sacco di cose positive, quali un sacco di tifosi di Granada che ci credevano tantissimo. Dopo la sconfitta ho apprezzato tantissimo il presidente, il nostro presidente, che ci ha chiesto di tenere la testa alta e di essere comunque contenti di quello che avevamo fatto, e anche perché io non ve ne ho
mai parlato questo vlog qui perché volevo tenere da parte le cose passate o quantomeno che non ho vissuto io, ma la verità è che la squadra quest'anno ha affrontato un sacco di difficoltà, ha affrontato un sacco di infortuni. Uno, tra l'altro, il miglior giocatore o quello che doveva essere il miglior giocatore ha avuto un problema importantissimo, Jean Clavel, quindi sono successe tantissime cose. Quando sono arrivato io sono stato il quarto o il quinto acquisto in un mese, e quindi potete anche voi immaginare che in una stagione in cui le cose non stavano andando bene, anche il fatto di aver cambiato tutta la squadra per bisogni, non per capricci, capite quello che voglio dire, sia stata comunque una cosa difficile da affrontare. Però la verità, ragazzi, è che io sono arrivato a 10 partite dalla fine. Nel momento in cui sono entrato la prima volta in campo, tutte le nostre concorrenti avevano vinto, quindi eravamo a 3 vittorie dalla salvezza. E il calendario è stato quel che è stato, perché, regia, per favore, fammi uno zoom leggermente laterale che mettiamo la classifica di lato. Noi abbiamo giocato la prima partita, cioè io ho giocato la prima partita in casa con Valencia, la seconda a Tenerife, la terza in casa col Barça, la quarta, Corugna, forse Corugna è stata l'unico rimpianto che possiamo avere del periodo, perché era una partita che dovevamo vincere assolutamente. E poi la verità è che nell'ultimo mese, prima della sconfitta a Madrid, avevamo vinto 3 partite su 4, che quindi è una grandissima cosa, perché, come ci diceva il presidente, è la dimostrazione che abbiamo comunque lottato fino all'ultimo momento. E poi, come vi ho detto all'inizio del video, avere la pressione di dover vincere tutte le partite e sapere di andare a giocare a Madrid è una cosa tostissima. Però per quanto riguarda me, io sono super orgoglioso, perché credo di aver dato tutto quello che avevo, anzi sono sicuro di aver dato tutto quello che avevo, alcune volte meglio, alcune volte peggio, però è stata un'esperienza super tosta. Settimana prossima, o meglio venerdì, tra pochi giorni, giocheremo l'ultima partita in casa contro Andorra, che ormai non vale più niente, però comunque è l'ultima partita in casa e spero che vada come deve andare e che si concluda nel migliore dei modi la stagione. Ragazzi, come vi ho detto, uscirà un post nella community, quindi solo per gli iscritti, nel quale vi chiederò di commentare, o leggerete nel post che cosa vi chiederò di fare per poter partecipare all'estrazione, che avverrà presumo nel prossimo video. E niente, ci vediamo il più presto possibile con l'ultimo episodio di questa avventura spagnola. Ragazzi, un abbraccione e mi raccomando, non mollate mai.